Buongiorno e ben trovati. Nel video di oggi, come avete visto dal titolo, parleremo di Liberty, o meglio dell'introduzione alla Liberty. In molti di voi mi hanno scritto e mi hanno chiesto quando è che quando possano capire che è il momento di poter cominciare a fare qualche cosa in libertà. Vi ricordo che il lavoro in libertà non è una cosa, che si può fare così, senza una preparazione adeguata, altrimenti non diventa un lavorare in libertà, ma è una gran confusione dove spesso e volentieri finiamo a insegnare al cavallo qualcosa che non vogliamo. Tipicamente è o rincorrerci o fare degli atteggiamenti dominanti nei nostri confronti, oppure a scappare da noi. Dipende poi quanto siamo leader e quanto siamo gregari, però alla fine questo è il risultato che otteniamo. Vi ricordo ancora una volta che la Liberty è estremamente importante nella preparazione del lavoro da sella, soprattutto nei livelli 3 e 4, quindi se vi interessa seguire questo programma sappiate che vi ci dovrete scontrare e non è affatto una cosa facile e semplice. Lo sanno bene chi fa i corsi con me di 2 giorni di Liberty, e alla fine dei 2 giorni sono molto stanchi, mentalmente oltre che fisicamente, perché richiede tanto attenzione, preparazione e concentrazione. Quindi quando è che posso capire che il mio cavallo è pronto per fare un pochino di Liberty? Bene, la prima cosa che dobbiamo pensare è che la Liberty va fatta quando le cose funzionano egregiamente online, per cui io ho 6 passi, 6 step, 6 check, chiamateli come vi pare, che mi permettono di comprendere a che livello è il mio cavallo e se posso andare magari a iniziare a fare un pochino di Liberty, magari in un round pen, cioè in un tondino 14, 15 metri, 16 metri, quello che ci avete. Io consiglio di stare su un 14-15 metri all'inizio, Poi se ce l'avete più grande fate con quello più grande, però solitamente all'inizio in un tondino piccolo abbiamo meno spazio, per cui il cavallo può trovare comodo andare via da noi meno facilmente, però tutto parte da una buona preparazione online e c'è appunto un check, un test che potete fare per capire se il vostro cavallo c'è oppure no, più o meno a livello tale da poter cominciare a pensare a fare la Liberty. Nel caso che volete approfondire la cosa, una volta che avete fatto questo test, potete andare ad accedere ai contenuti che parlano specificatamente degli esercizi in Liberty e che vi portano per mano da quelli più semplici a quelli un pochino più difficili. Non trovate quei contenuti qui nella parte free, nella parte pubblica, semplicemente perché sono contenuti molto specialistici e soprattutto che richiedono una preparazione di base abbastanza importante, cioè dobbiamo fare un'ottima online. Quindi chi si iscrive all'abbonati e va a vedere quei contenuti lì, di solito sono persone che ci tengono molto alla loro preparazione, credano nel programma che li può aiutare e che quindi sono disposti a impegnarsi anche economicamente, è una parola grossa, però e impegnarsi un pochino per fare un certo tipo di percorso, ok? O almeno di approfondire un po' quelle che sono le sue conoscenze. Mentre chiaramente qui nella parte libera ci approdano un pochino tutti, magari anche tu che mi stai guardando in questo momento è la prima volta che arrivi sul mio canale, quindi non conoscendo tutto quello che spiego negli oltre 700-800 video che ci sono disponibili, è chiaro che ti posso parlare di cose che o non gli dai l'importanza che dovrebbero avere semplicemente perché ti mancano le basi, oppure che ritieni che siano estremamente complesse e complicate e che quindi non ti interessano per quel motivo lì. In questo caso, se sei in questo caso, ti consiglio di andare a vedere tutta la parte che parla dei 7 giochi Parelli, che sono alla base di tutto, sono come i mattoncini Lego che poi su quelli ci si costruisce tutto il programma. Però se non conosci quelli, ti consiglio di andare a dare un'occhiata alle playlist che ci sono sul canale, dove spiego per filo e per segno com'è che funzionano e com'è che si fanno. Sono 7 le playlist che parlano degli esercizi base, i 7 giochi. Sono, guarda caso, si chiamano G1, G2, G3, G4, G5, G6 e G7. Ogni playlist
parla dei giochi che compongono quel tipo di esercizi, ok? Per cui nella G3 per esempio, che è il drive game, è chiaro che andrete a vedere tutti esercizi che riguardano quella roba là e via di seguito per tutti gli altri. Non mi voglio trattenere troppo a lungo nel parlare di questo perché ne ho parlato veramente a ore e ore e ore in altri video. Torniamo a noi. Come faccio a sapere se sono arrivato al punto che posso pensare di cominciare a studiare seriamente la Liberty o a fare qualche cosa? No, ora non ci si rotola, abbiamo finito di pulire adesso, E andiamo a vedere un attimo quello che possiamo fare per testare se il nostro cavallo è pronto per fare un pochino di Liberty, Allora, la prima cosa che vado a testare è se riesco a fare tutti i 7 giochi con la corda giù, ok? Quindi la pancia della corda deve essere la più, ora non importa che strusci per terra, però deve essere la più possibile lasca, Quindi quello che posso fare è, ad esempio, mi metto qua e provo a vedere se, stando di fronte alla mia cavalla, riesco a mandarla indietro, ok? Poi a mandarla di lato, in laterale, ok? Cambiare e andare a spostare la spalla dalla parte di là e poi in laterale dalla parte di là, ok? Vedete? Okay? E di nuovo sposto un pochino il posteriore. Non voglio usare la corda, ricordatevi, io non voglio usare la corda, deve essere un test. Ok? Bene. Adesso voglio vedere se riesco a non farmi anticipare, perché lei purtroppo è così, come molti cavalli tende a anticipare un po'. Quindi adesso lei pensava che io la mandassi nel circolo a mano sinistra, invece la voglio mandare nel circolo a mano destra. Adesso chiedo di andare un pochino nel trotto, però sempre con la corda lasca. Adesso voglio vedere se riesce a mantenere l'andatura e la direzione mantenendo sempre la corda lasca. Adesso vado indietro e voglio cambiare la direzione sempre con la corda lasca, e anche da quest'altra parte voglio fare una prova. Se lei mi va via a quella maniera non va bene, però lei vedete che mi mantiene sempre la corda lasca, ok, era talmente lasca che è andata tra le gambe. Come vedete però che non si è impaurita, non ha fatto nulla, ho riuscito, praticamente ho chiesto di fermarsi, si è fermata subito, mi ha disimpegnato, sempre tenendo la corda molto, molto lasca. È chiaro che per noi è un pochino difficile cercare di non usare la corda quando ce l'abbiamo in mano, ma state certi che è anche più difficile per il cavallo non avere paura quando gli si intrappola tra le gambe. Quindi una cosa che dobbiamo fare è insegnargli a non avere paura della corda da nessuna parte, soprattutto quando gli rimane tra le gambe, e questo ovviamente, come prima, andate a vedere nel canale, c'è una playlist che c'è scritto risoluzione problemi, oppure lo trovate anche nella playlist G1 dove c'è tutta la parte di gioco d'amici con le corde. Queste sono parti estremamente importanti. Quindi il primo test che ho fatto e che dovete fare è vedere se riesco a mandare indietro, di lato, posteriore, spalle, anche di poco, però senza usare la corda, ok? La mano la potete usare tranquillamente, ma la corda no, la corda deve essere lasca, quindi io devo essere in grado di controllare il mio cavallo usando solo lo stick e la mia energia, ok? Quindi sposto il posteriore, sposto l'anteriore, vado un pochino di lato, ok. Poi posso per esempio provare a vedere se riesco a portarlo su una strettoia abbastanza stretta, ma ora non eccessivamente stretta, ma insomma. Quindi adesso io gli chiedo di andare la strettoia, corda lasca, disimpegno e
sposto il posteriore, per chi non conosce cosa vuol dire disimpegno, sposto il posteriore, e poi chiedo di nuovo, sempre con la corda lasca, vedete quante lasca mi tocca alzare la mano, se no rimane intrappolata, se va dalla parte di là, brava, ok, e di nuovo disimpegno, e qui ci sta bene un premio. Anche questo, se magari non sapete quando dare il premio, cosa dare come premio, eccetera eccetera, andate sempre sul sito, perché c'è il motore di ricerca, o se no sul canale YouTube, e andate a cercare rinforzo positivo, ok? Se cercate rinforzo positivo, tra i miei video trovate tutta la spiegazione di quando, come e perché si può utilizzare il rinforzo positivo in combinazione con il rinforzo negativo, che è quello primario, perché i cavalli fra di loro imparano usando il rinforzo negativo, che negativo non vuol dire cattivo. Comunque vi rimando a quei video là, così approfondite la cosa, vi fate un'idea, perché altrimenti passa un messaggio che non è corretto, ok? L'uso del rinforzo positivo ha un gran senso se lo abbinate al rinforzo negativo e se lo fate solo se ci sono alcuni prerequisiti, tra i quali ad esempio c'è il rispetto dello spazio e il rispetto delle nostre richieste. Quindi andiamo avanti. Quindi abbiamo messo a posto la prima parte, che era, vediamo se riusciamo a fare un po' dei 7 giochi senza andare a tirare sulla corda, perché quella è la parte importante, la corda deve rimanere lasca. La seconda parte, vediamo se riesco a farla andare in un circolo con la corda giù, sempre con la corda lasca. Quindi se mi parte, soprattutto nella parte dell'invio è importante, no? L'invio nel circolo è quando te la invio a sinistra o a destra, non deve anche solo per un attimo andare a tirare sulla corda. Quello è il secondo step, il secondo check che dovete fare. Poi riesce a mantenere l'andatura? Benissimo. Riesce a mantenere la direzione, cioè non cambia direzione, va da mano destra a mano sinistra quando gli pare, sempre con la corda giù? Benissimo. E siamo al terzo step, al terzo check che noi dobbiamo fare, ok? Poi abbiamo il cavallo che va indietro, quindi io alzo la mano, alzo la mia energia con la corda giù, riesco a mandare indietro il mio cavallo e poi a avere questo tipo di risposta, ok? Questo altro step è importantissimo, e siamo a 4, ora ho perso il numero, siamo a 4. Poi abbiamo la possibilità di fare il cambio di direzione, e lì siamo a 5, cambio di direzione, avete visto nel circolo, chiamato a me, il cavallo è venuto da me senza mettere in tensione la corda, quello è fondamentale, questo è fondamentale anche un po' in seguito per altri esercizi che andrete a fare. Il cavallo che viene da me e ha un impulso, come ha fatto adesso, no? Vedete, da fermo, bam, trotto, e viene da me a questa maniera senza farmi andare in trazione la corda, fermati, ame. Ed infine il sesto check è quello del disimpegno del posteriore, no? Ok, quindi per chi magari non lo sa vuol dire spostare il posteriore del cavallo facendo sì che lui rimanga più o meno fermo davanti e con la corda giù, ok? Quindi questo praticamente, riesco a muovere il mio cavallo sul posteriore rimanendo con la corda giù, questo è l'altro punto da tenere presente, da fare un check. Una volta che ho questi qui, che sono diciamo gli esercizi di base, i check di base, gli step di base che dobbiamo verificare, allora posso cominciare a pensare a fare la Liberty. Chiaramente per quanto riguarda la Liberty, come vi ho detto in precedenza, vi rimando a tutta la parte delle reti di sicurezza, tutta la parte degli esercizi principali di importanza, eccetera eccetera, che sono specificati là, perché non è che una volta che io questo tolgo tutto mi funziona. Le probabilità di insegnare la cosa sbagliata diventano altissime, per cui devo andare a mettere degli ingredienti. Questo che abbiamo fatto oggi mi dice se io posso pensare ad andare avanti, andare a innestare altre cose. Poi, una volta che ce l'ho, devo andare a guardare quali sono le reti di sicurezza e gli ingredienti di base. Una volta che ho quelli, poi seguite il programma che vi ho già detto e andate a sviluppare tutte le competenze per voi, per il vostro cavallo, che vi permettono di fare bella figura quando fate la Liberty. Altrimenti rischiate di andare a fare del casino. Questo non significa che se non togliete tutto ora, a parte lei, però diciamo il vostro cavallo, non è detto che se vi fa questo a questo livello e gli togliete tutto non fate la Liberty. Magari fate la Liberty, ma ricordatevi che la Liberty non è il cavallo che vi viene dietro,
La liberty è quando anche a una ragionevole distanza riesco a chiedere di fare degli esercizi e il cavallo li fa rimanendo sempre connesso con me senza andare via. Un'ultima cosa e poi chiudiamo. Ricordatevi che l'esercizio del circolo intorno a noi in liberty è un esercizio avanzato, molto avanzato, quindi non lo fate all'inizio perché gli andrete a insegnare semplicemente che può andarsene. Se lo fate in un tondino non lo fa semplicemente perché c'è la recinzione. Però se lo fate in un campo grande poi dopo gli dite ciao ciao con la manina. Ci sono dei casi in cui il cavallo fin da subito vi fa il circolo intorno a voi, però pensate sempre che avere un processo nella nostra testa chiaro, limpido e che sia sequenziale, cioè da un punto passa un altro e costruisco le fondamenta, mi dà non la garanzia del successo, ma magari mi permette di essere molto più tranquillo di arrivare al successo. Altrimenti vado a tentoni, è un po' come camminare con gli occhi chiusi, è possibile che vada tutto bene ma è possibile anche che inciampi o che cada e mi faccia male. Nella liberty la sicurezza è importantissima perché quando l'andate a fare, soprattutto con alcuni tipi di soggetti, i rischi che il cavallo in un attimo provi a giocare con voi come giocherebbe con un altro suo simile sono veramente tanti. È per questo che non trovate i miei video di liberty nella parte free, perché ci vuole una elevata preparazione per non farsi male prima di tutto, perché se noi non ci facciamo male, anche se sbaglio oggi metto a posto domani, ma se io mi faccio male nello stesso contempo che mi faccio male ho insegnato anche al cavallo a fare in una determinata maniera, ad esempio a saltarmi addosso, è chiaro che a quel punto lì non solo io mi sono fatto male, ma ho rovinato anche il cavallo, perché lui nella testa quella cosa ce l'ha e ce l'avrà sempre per tutta la vita. Magari io la riuscirò a mettere a posto, ma se un giorno ci giocherà un'altra persona, può darsi che quell'elemento possa tornare di nuovo a galla. Quindi veramente fate attenzione. La liberty non è un gioco da ragazzi, è una cosa seria, è una cosa che va fatta seriamente e allora a quel punto lì ci si diverte da morire e soprattutto è molto ma molto divertente anche per i cavalli che vi ameranno infinitamente se fate, soprattutto se la inserite nel vostro programma di allenamento normale, settimanale, e questo io lo dico ai miei colleghi istruttori, non Parelli, perché i miei colleghi Parelli lo sanno benissimo, però gli istruttori in generale dovrebbero inserire nei loro cavalli, soprattutto quelli con cui hanno intenzione di andare a fare delle cose importanti, ad esempio agonistiche, dovrebbero inserire il lavoro in libertà, ma non il lavoro in libertà fatto nel tondino col cavallo che corre come un dannato con gli occhi di fuori. Il lavoro in libertà fatto bene è arrivare a farlo anche in open area, cioè in un campo grande. Allora sì che ne gioverà tantissimo anche le prestazioni da sella. Se non ci credete non so che farvi, però io l'unica cosa che vi posso dire è provate, tanto a tornare indietro siete sempre a tempo. Provate. Fatevi seguire, imparate a fare tutta quella parte là fatta bene e troverete immediatamente dei grandi giovamenti anche nella parte che magari già adesso sapete fare o comunque l'avete portata a un buon livello. E io sono disponibile a rispondere ai vostri commenti se avete domande su quello che abbiamo fatto oggi e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Prima di finire però vi voglio rammentare che l'Academy è di nuovo aperta per tutti coloro che vogliono iscriversi. Sappiate che ci sono rimasti ancora 6 posti, potete andare su matteoniorsoci.com e andare a cercare l'Academy. L'Academy è lassù in alto, dove c'è nella voce di menu formazione, dentro c'è la voce dell'Academy. Entrate lì, vi spiegano, c'è anche un video dove vi spiego per filo e per segno di cosa si tratta, ma insomma molti di voi lo sanno già di cosa si tratta perché mi hanno scritto e aspettavano in gloria che fosse aperto di nuovo le iscrizioni. Le iscrizioni quando si sono aperti si sono riempiti subito, tant'è che abbiamo dovuto creare 2 gruppi e adesso in questo momento rimangono 6 posti e sono gli ultimi 6 per il secondo gruppo. Se vi interessa andate di volata a scrivervi, perché è vero che le iscrizioni si chiuderanno il 31 di gennaio, ma è anche vero che se in poco più di una settimana e 10 giorni
già 14 posti sono andati via, è possibile che nei prossimi giorni anche gli altri 6 scompaiano e poi dopo dovete aspettare la riapertura dell'edizione successiva. Per invece coloro che mi hanno chiesto per quanto riguarda l'Academy di livello 2, ci stiamo lavorando, appena sarà pronta sarete i primi a saperlo. Adesso ho finito di chiacchierare, noi ci vediamo al prossimo video. Quello è un altro check importante. E adesso non mi ricordo più il sesto. Oh, galloping dreams, we ride far and wide. In a world so vast, we feel alive. Underneath the open sky, we're wild and free. Oh, galloping dreams.